Nel libro Sindrome della donna maltrattata del 1979, la psicologa americana Lenore E. Walker descrive una serie di sintomi comportamentali e di natura psicologica che derivano dall'esposizione prolungata a situazioni di violenza domestica. Walker ha identificato 3 fasi che si ripetono ciclicamente in una relazione violenta. Fase di tensione. In questa fase, il partner violento inizia a mostrare comportamenti aggressivi, come minacce, insulti o gesti violenti. La vittima, per evitare l'escalation della violenza, cerca di placare l'aggressore. Fase di esplosione. In questa fase, la violenza si manifesta in modo acuto, spesso con conseguenze fisiche gravi per la vittima. Fase di luna di miele. In questa fase, il partner violento si mostra pentito e amorevole, cercando di riconquistare la fiducia della vittima. Walker ha inoltre identificato una serie di sintomi psicologici che possono manifestarsi nelle donne maltrattate, tra cui impotenza appresa. Le vittime imparano a rassegnarsi alla violenza e a credere di non avere alcun controllo sulla situazione. Dissociazione. Le vittime possono sperimentare una sorta di distacco dalla realtà, come un modo per proteggersi dal trauma. Ansia, depressione e altri disturbi mentali. La violenza domestica può avere un impatto significativo sulla salute mentale delle vittime. Il libro di Walker ha avuto un impatto significativo sulla comprensione della violenza domestica. In particolare, la teoria del ciclo della violenza ha contribuito a spiegare perché le donne maltrattate spesso rimangono in relazioni violente. Il ciclo della violenza crea un senso di speranza nelle vittime, che credono che la fase di luna di miele rappresenti un cambiamento reale. Questo può rendere difficile per loro lasciare la relazione, anche quando la violenza è grave. Il libro di Walker ha anche contribuito a far riconoscere la violenza domestica come una forma di trauma. I sintomi psicologici che si manifestano nelle donne maltrattate sono simili a quelli della sindrome post-traumatica da stress, PTSD. Oggi, il libro di Walker è ancora considerato un testo fondamentale per la comprensione della violenza domestica. La sua teoria del ciclo della violenza è ancora utilizzata dagli operatori del settore per aiutare le vittime di violenza domestica a uscire da queste relazioni. Ci sono inoltre delle forme di violenza più subdole che spesso vengono sottovalutate. Una delle più note ha il nome di effetto gaslight. Il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica in cui una persona cerca di far dubitare l'altra delle proprie percezioni, dei propri ricordi e della propria sanità mentale. Il termine deriva dal film Gaslight, in cui un marito manipola la moglie facendole credere di essere pazza. Il gaslighting può manifestarsi in diversi modi. Alcuni esempi comuni includono negare gli eventi che sono accaduti. Ad esempio, il manipolatore può dire alla vittima che non ha detto o fatto qualcosa che invece ha detto o fatto. Accusare la vittima di essere pazza o di avere problemi mentali. Il manipolatore può dire alla vittima che è sovrasensibile, che si inventa le cose o che ha bisogno di cure mediche. Fare pressioni sulla vittima per cambiare la propria percezione degli eventi. Il manipolatore può dire alla vittima che sta interpretando male le cose o che ha bisogno di vedere le cose dal suo punto di vista. Il gaslighting può avere un impatto devastante sulla vittima, che può iniziare a dubitare di se stessa, delle proprie capacità e della propria realtà. Può portare a depressione, ansia, insicurezza e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Se pensi di essere vittima di gaslighting, ci sono alcuni segnali a cui puoi prestare attenzione. Ti senti confuso o disorientato? Hai difficoltà a ricordare le cose? Ti senti in colpa o inadeguato? Ti senti come se non potessi fidarti del tuo giudizio? Hai paura di parlare con gli altri della tua situazione? Ecco alcuni consigli per difendersi dall'effetto gaslighting. Rimani concentrato sulle tue percezioni e sui tuoi ricordi. Non lasciare che il manipolatore ti faccia credere che ti stai sbagliando. Trova qualcuno di cui ti fidi e parlagli della tua situazione. Potrebbe essere un amico, un familiare, un terapista o un membro di un gruppo di supporto. Documenta gli eventi che accadono. Questo ti aiuterà a ricordare cosa è successo e a dimostrare il comportamento manipolativo del tuo partner. Se possibile, allontanati dal manipolatore. Questo è l'unico modo per interrompere il ciclo di abuso.